Benvenuti nel mio canale. Prima di partire ti chiedo una piccola azione che per me fa tanta differenza. È gratis e mi aiuti a crescere. Dunque, pigia il tasto iscriviti. Ti ringrazio anticipatamente se lo farai. In questo video andremo a parlare di un uomo della commissione facente parte della famiglia di Portanuova. Parliamo di Salvatore Cancemi. Salvatore Cancemi, nato a Palermo il 19 marzo 1942. La famiglia di Cancemi non aveva trascorsi all'interno della mafia. Suo padre aveva aperto una macelleria. Nel 1971 finì in carcere con l'accusa di tentato contrabbando di sigarette, ma dopo pochi giorni tornò in libertà, perché il contrabbando in realtà non si era consumato. Cancemi venne affiliato nella cosca mafiosa di Portanuova da Vittorio Mangano, dopo aver compiuto un omicidio su richiesta di quest'ultimo, come prova alla presenza del boss Giuseppe Calò, nel 1976 all'età di 34 anni. Nel 1976 Cancemi fu incarcerato a Lucciardone per aver rubato un carico di carne a un macellaio che si era rifiutato di pagare il pizzo. Tornerà in libertà 3 anni dopo e in carcere Tommaso Buscetta, pure lui membro della famiglia di Portanuova. Gerlando Alberti e Francesco Scrima si presero cura del neoiniziato Cancemi. Dopo un periodo trascorso nel penitenziario di Campobasso dove era stato trasferito, ottenne la concessione della libertà vigilata e tornò a casa, riprendendo il suo posto dietro al bancone della macelleria di famiglia. Scrima parlò bene di Cancemi a Pippo Calò, tanto che questi iniziò a frequentare con maggiore insistenza il macellaio. Tra il 1981 e il 1982 Calò gli fece compiere il primo scatto di carriera nominandolo capodecina, poiché stava dimostrando sul campo le proprie abilità, avendo ucciso un discreto numero di avversari nella seconda guerra di mafia. Fino ad allora il nome di Cancemi era pressoché sconosciuto alle forze dell'ordine e magistratura, ma a tirarlo fuori dall'anonimato ci pensò Salvatore Contorno, che nell'ottobre del 1984 diventò un pentito raccontando con dovizia chi era e cosa faceva l'ex macellaio. Di conseguenza la magistratura palermitana emise un ordine di custodia cautelare nei suoi confronti, costringendolo a darsi alla latitanza. Tuttavia le parole di Contorno non furono sufficienti a farlo condannare e nel 1986 era assolto dall'accusa di associazione a delinquere con stampo mafioso durante il famoso maxi processo di Palermo. Dopo l'arresto di Calò nel 1985, Cancemi viene nominato reggente del mandamento di Portanuova da Salvatore Riina. Nel 1987 verrà introdotto nella commissione provinciale di Palermo, il governo di Cosa Nostra, come reggente del mandamento di Portanuova, del quale Calò, seppur detenuto, resterà il capo. Cancemi prenderà il suo posto nella commissione grazie al supporto di Raffaele Ganci, capo della famiglia della Noce e al quale lo legava la stessa professione di macellaio. Il 22 luglio 1993 Salvatore Cancemi si consegnò spontaneamente ai carabinieri e decise di collaborare, dichiarando che la mattina successiva avrebbe dovuto incontrarsi con il latitante Pietro Aglieri, capomandamento di Santa Maria di Gesù, per poi raggiungere Bernardo Provenzano in una località segreta, offrendosi di aiutarli ad organizzare una trappola. L'informazione però venne considerata non veritiera dai carabinieri, i quali erano convinti che Provenzano fosse morto, perché dopo un decennio la moglie e i figli erano tornati a vivere e a lavorare a Corleone. Così decisero quindi di non sfruttare quell'occasione. Cancemi fu coinvolto nei preparativi e nell'esecuzione degli omicidi dei magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 1992. Fece da vedetta alla squadra che piazzò e fece esplodere la bomba a Capaci che uccise Falcone, sua moglie e 3 uomini della sua scorta sull'autostrada A29. Cancemi inizialmente negherà di aver partecipato all'omicidio di Borsellino, ma dovrà ammettere il suo coinvolgimento quando 2 altri pentiti, Calogero Ganci e Giovan Battista Ferrante, lo chiamarono in causa nel 1996. Cancemi descriverà la celebrazione della vittoria seguita all'attentato di Capaci. Totò Riina ordinò dello champagne francese e qualcuno sputò sul televisore alla notizia della morte di Falcone. Mentre gli altri brindavano, Cancemi e Santino Di Matteo si guardarono, scambiandosi una valutazione con gli occhi su Riina e sul loro futuro. Quello sguardo voleva dire: questo sarà la rovina di tutti noi. Dopo l'arresto di Riina e il cambio di guardia con Bernardo Provenzano, Cancemi prese coraggio e manifestò a Zulfinno le sue perplessità sulla gestione di Cosa Nostra.
Ma quando Provenzano lo convocò con urgenza tramite un pizzino, Cancemi, temendo che si trattasse di una trappola, alle 5:30 del 23 luglio 1993 si consegnò spontaneamente ai carabinieri di Palermo, dichiarando che alle 7 avrebbe dovuto incontrarsi con Pietro Aglieri, capomandamento di Santa Maria di Gesù, per poi raggiungere insieme a lui Provenzano in una località segreta, offrendosi ad organizzare una trappola per catturare Zubinno. L'informazione però non venne considerata credibile dai carabinieri, i quali erano convinti che Provenzano, introvabile fino ad allora, fosse morto, perché a reggere questa convinzione dei carabinieri c'era il fatto che dopo un decennio la moglie e i figli erano tornati a vivere e a lavorare a Corleone. Tra le prime notizie che Cancemi comunicò c'era quella che l'ufficiale colpevole di aver arrestato Riina era finito nel mirino di Provenzano, che lo voleva morto a tutti i costi con l'idea di sequestrarlo, interrogarlo e torturarlo prima di ucciderlo. Trasferito per ragioni di sicurezza in una caserma di Verona, solo il 5 agosto ai magistrati non sempre sembrava un mafioso intenzionato a rivelare davvero tutto ciò di cui era a conoscenza sulle stragi di Capace e Via D'Amelio, e negando persino di aver fatto parte della commissione e di aver eseguito omicidi, estorsioni e traffici di droga. I magistrati sospettavano che dietro quell'insospettata offerta di collaborazione si potesse nascondere un doppio gioco, finalizzato a confondere le acque. 1 novembre il muro cominciò a sgretolarsi. Confessò di aver avuto un ruolo importante nella pianificazione della strage di Capaci, sul suo piano decisionale che sotto quello organizzativo con diversi sopralluoghi a Capaci. A causa del suo pentimento, la sua famiglia decise di abbandonarlo. In seguito, Cancemi rese dichiarazioni sull'organizzazione delle stragi del 92 e 93, sulla trattativa Stato-mafia e sui presunti rapporti di Cosa Nostra con la nuova corrente politica, e che il legame sarebbe diventato più intenso nel periodo precedente e successivo alle due stragi del 92. Riina diceva che con loro possiamo dormire sonni tranquilli. Inizia così un lungo viaggio dentro la storia dell'unico membro della commissione di Palermo, l'organo di vertice supremo di Cosa Nostra, ad essersi costituito liberamente, senza condanne da scontare, il 22 luglio 1993, all'età di 51 anni. Cancemi, che viveva sotto protezione in una località segreta vicino Trapani, è morto il 14 gennaio 2011 per un ictus. La notizia è stata diffusa solo 2 settimane dopo per ragioni di sicurezza. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale per aiutarmi a crescere. Ti invito a fare un giro sul mio canale dove troverai tanti contenuti interessanti. Spero di rivederti presto nel mio canale.